Sono tornato in palestra con Fabio per un nuovo episodio sulla verticale. Oggi andiamo a vedere la pressa in verticale, come approcciarla. Sì, certo, abbiamo parlato la scorsa volta ovviamente di come perfezionare la linea, come ottimizzare questo movimento che è la verticale. Adesso in qualche maniera vediamo come andarci. Certo. E vediamo prima tutto quello che è la pressata a braccia tese a corpo squadrato, quindi un pochino più di impostazione, e poi andiamo a vedere invece la modalità braccia tese e corpo tese, quindi passando per la braccia. Questo è un livello di forza molto alto. Allora, vogliamo parlare prima del percorso per arrivare a questa verticale di impostazione al corpo squadrato. Ci vediamo? Sì, brevemente, sì, esatto. Brevemente vediamo. Allora, quello che vi posso dire intanto è di andare a fare dei piccoli sbilanciamenti a corpo più chiuso possibile, tanto di chiusura dell'angolo ovviamente dell'anca, quindi tra femore, esatto, e busto. E allora andiamo sulla punta dei piedi, ci sbilanciamo in avanti, stiamo qualche secondino e torniamo giù. Vedete che in questo caso, se sono bravo, i miei piedi restano senza peso e quindi vanno a staccarsi. Perché gran parte del peso ricade praticamente sul deltoide anteriore. Tutto sul deltoide anteriore, ovviamente. Devo essere bravo a sbilanciarmi e ad evitare di cadere proprio andando a fare pressione per effetto della forza che ho sulle spalle, sull'attenzione, in questo caso al suolo. Ovviamente i polsi vengono stressati in una maniera abbastanza importante. I primi giorni soffrirono abbastanza. Secondo step, cerchiamo di, vedete, staccare un pochettino i piedi e li avvicino, faccio un passettino avanti, mi sbilancio, stacco e avvicino i piedi, faccio un passettino ancora più avanti, sbilanciamento, stacco, mi chiudo e avvicino i piedi. Questo è un esercizio a ripetizioni, ragazzi. Assolutamente sì, a ripetizione. Sentiremo un grosso lavoro da parte dell'addome, perché l'addome deve prendere le gambe e schiacciarle al tronco, e sentiremo un grosso lavoro ovviamente a carico del deltoide anteriore, come già detto, e quindi la stessa cosa ce la possiamo fare andando all'indietro, quindi stavolta partiamo con le mani più vicine alle linee dei piedi. Questo è più complicato, vado, stacco e spingo il corpo all'indietro, ok? Questo esattamente è molto importante, perché va proprio, ci fa capire proprio che cosa significa prendere il peso del nostro corpo e per effetto della pressione che applico al suolo, cioè sull'attrezzo, andare a spostare la parte superiore del corpo, dove in questo caso all'indietro, ma quando saremo più bravi verso la verticale, che è l'obiettivo vero che abbiamo. Che poi il principio è lo stesso, perché comunque quando sali in verticale fai anche un pochino questo movimento di apertura, un po' lo stesso principio di quando vai all'indietro. Esatto, il principio è proprio quello. Un altro esercizio che possiamo fare, ci aiutiamo o con un box o con dei semplici step più o meno all'altezza della coscia, Spostiamo il peso del corpo tutto sulle spalle e andiamo a portare, vedete, il bacino sulla verticale e poi torniamo giù. Anche qui il peso ricade praticamente sul deltoide anteriore, i piedi servono solo come assistenza minima al movimento, come in tutti gli esercizi. Adesso aiutiamoci un pochino con la spinta dei piedi, andiamo a cambiare totalmente la posizione, ci mettiamo in posizione praticamente rannicchiata, piccola spinta, peso del corpo sempre un pochino sulle spalle e veniamo a portare il bacino, vedete, sulla verticale e torno giù. In questo caso non ho fatto tutto con la forza delle spalle, mi sono dato un piccolo aiutino con i piedi e, come avete visto, come l'ho fermato questa posizione? Mi sono andato a mettere in una posizione di tuck handstand un pochettino scarsa, per andare a sensibilizzare il deltoide. Quindi abbiamo parlato della forza, della chiusura, e qui il lavoro comincia a essere anche più propriettivo, e questa cosa qui la chiamiamo bene al muro, perché adesso ci mettiamo in una situazione un pochettino di difficoltà, perché mi metto molto vicino al muro, qui sono obbligato ad andare un pochettino avanti con le spalle, ovviamente,
per supportare il peso del corpo in qualche maniera delle salite, però devo rimanere chiuso. Certo. Ok? In questo caso se io non rimango chiuso, se non lavoro bene con l'addome, vado ad urtare con i piedi il muro mi fa cadere in avanti. Mezzo metro con le mani dal muro, ok? E cerco di rimanere chiuso e andare avanti con le spalle fino a raggiungere questa posizione di verticale. Ritorno, carico le spalle, mi chiudo di nuovo tutto e torno in questa posizione. E qui capiamo veramente bene che cosa significa fare queste due azioni: chiusura e forza sulle spalle. Quindi il muro è amico e nemico. Il muro è amico e nemico, bravissimo. Perché il muro in questo caso ci aiuta nella posizione ovviamente di verticale una volta che l'ho raggiunta, ma attenzione perché quando salgo e quando scendo, se non faccio le cose per benino, il muro mi butta via. Però ci fa capire molto bene Come un movimento. il sistema propriocettivo che ci porta a fare esattamente la verticale di impostazione che ho fatto vedere a inizio video, ok? Quindi questo diciamo sono 3-4 accorgimenti che servono per cominciare ad impostare la verticale di impostazione, la pressata in verticale, braccia tese e corpo squadrato, Certo. ok? Adesso abbiamo fatto vedere anche questa qui, Corpo teso. corpo teso, molto impegnativo, ovviamente non è per principianti, è chiaro. Vado a sbilanciare in avanti e torno, mi sbilanciate, mantengo la postura e torno, vedete? Uno, Pesante, sembra semplice ma torno, è pesante per le spalle. uno e torno, ok? Spalle, bicipiti. Esatto. Sto facendo un lavoro di spinta a braccia tese, quindi qui ragazzi prepariamo bene capo lungo del bicipite e tendine brachiale, perché questi tendini vengono messi veramente sotto tensione con questo tipo di lavoro. Lo stress Ok? non da poco. È uno stress non da poco. Se ce lo facciamo una volta a settimana all'inizio va benissimo, perché altrimenti andiamo ad infiammarci. Quindi ecco la differenza: molto più avanti con le spalle, molto più forza, attenzione soltanto alla postura, e quindi qui più che di fioretto si va un pochettino, si comincia ad andare un po' di sciabola, nel senso proprio forza, ok? Attenzione, io prima ho fatto vedere la fase concentrica del movimento e anche la fase eccentrica della discesa, perché la fase eccentrica in qualche maniera va sempre a costruire il movimento, sia a livello di fibre muscolari, soprattutto a livello tecnico. Proviamo altri due esercizi. Che cosa facciamo? Nell'altro video avevamo parlato come recuperare una verticale scarsa, adesso in questo caso ci mettiamo in posizione di verticale molto scarsa. Perfetto. Mani molto accentuata, molto avanti. A questo punto come faccio? Vado molto con le spalle avanti e Pesante, porto su la verticale e poi leggermente la riaccosto al muro, ok? E noi piano piano questo 180 gradi di angolo di lavoro ce li andiamo a fare tutti, ok? Quindi partiamo da lì e lavoriamo su questo angolo, partiamo da qui, andando avanti lavoriamo con un angolo un pochettino diverso che va in qualche maniera proprio a costruire tutto quello che è il percorso, che poi il lavoro che deve fare essenzialmente la spalla. In ultima analisi andiamo a vedere la fase eccentrica di questi due movimenti, di tutte e due. Salto su tranquillamente di slaccio, fase eccentrica della verticale di impostazione, eccola qui, il corpo si squadra molto, i piedi arrivano praticamente vicino al punto d'appoggio che sono le mani, e intanto prendiamo confidenza con quella che è la traiettoria del corpo. Questa è essenzialmente propriocezione, ok? Il secondo è abbastanza complicato perché devo fare veramente la fase eccentrica della pressata a corpo teso e a braccia tese. Ci proviamo, vado su, cerco di prendere subito la giusta postura e scendo, vedete? Eccola qua. E scendo ovviamente, corpo teso, abduzione delle spalle, retroflessione del bacino, e vado a cercare la posizione di partenza nella maniera molto più controllata possibile. Ecco, non è
una diciamo spiegazione di tutto quello che è il mondo pressato in verticale. Ma è ovvio, come in tutti i video, ovviamente i video servono solo a prendere un po' gli esercizi più importanti, le nozioni un po' più da tenere a mente, poi ovviamente ci sono lezioni, workshop, eccetera. Assolutamente, quello che consigliamo è partecipare sempre ai workshop, sempre ai seminari, perché poi ti si aprono sempre dei mondi e sono sempre delle esperienze molto importanti. Queste sono delle piccole chiavi di lettura che ci permettono di migliorare quello che già abbiamo preimpostato oppure di cominciare a impostare qualcosa che nel nostro immaginario stuzzica la curiosità. Ecco, quindi questo è. Per trovare comunque nuovi esercizi, nuovi spunti, perché sicuramente ci saranno persone che non avranno mai pensato a fare determinati movimenti. Io vi ringrazio. Io ringrazio te Fabio per la disponibilità al solito. Sì, grazie mille, grazie ovviamente per la visione, per la pazienza e tutto quanto. Se il video vi è piaciuto lasciate mi piace come sempre, lasciate un feedback, quindi un commento, così possiamo andare a lavorare su nuovi video che vi possono interessare, nuovi tutorial, nuovi esercizi che possono essere utili per i vostri allenamenti, e condividetelo con i vostri amici che si allenano, che devono imparare qualcosa di nuovo. Ok? Ci vediamo presto. Ecco, direi che Andrea ha capito tutto subito, quindi direi, non so se si può dire anche una frase un po' pittoresca che si dice a Roma, in base a quello che è il coglioni.